big bubbles. Rieccoci qua, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Art. Oggi seconda puntata della nostra vernice super reattiva e oggi la utilizzeremo pura, quindi vedrete due versamenti fatta con la finitura lucida, questa finitura qui, e l'utilizzo puro. Quindi puro cosa vuol dire? Eh, Uso questo smalto qui con l'aggiunta solo di un pochino d'acqua perché vedrete due consistenze diverse. Sarà una consistenza 3, mentre l'altra è una consistenza 4. Vedrete la differenza perché c'è una differenza. E mentre vedrete anche un terzo versamento, comunque ve li scrivo e non so adesso se saranno, se ve li metterò in questo ordine, però ve li metto comunque in sovraimpressione. E, e vedrete anche un versamento con la finitura satinata. Quindi stesso smalto, ma invece che la finitura lucida, quella satinata. Ma in questo caso la prova che vedrete non è pura, ma l'ho mischiato con una parte di vernice, mezza parte di bianco acrilico, quello che ho utilizzato anche nel video precedente, questo bianco qui super economico, quindi questo è per dirvi che potete mettere il bianco che volete perché non fa differenza. E ve lo posso dire perché comunque ho fatto altri campioni, altre prove e non ve li caricherò tutti. Ero indecisa se farvi un terzo video perché in realtà potevano esserci alcune cose da dire, però ehm, credo di no, cercheremo di fare una cosa un po' più concisa oggi. E se però siete curiosi di vedere gli altri risultati, vi invito a seguirmi su Instagram o su Facebook oppure su TikTok. Insomma, se mi seguite sui social vedrete sicuramente tutti i lavori che io faccio e che ovviamente non carico tutti su YouTube. Perché non sarebbero un po' dei copioni, non sarebbero utili ai fini, diciamo, del tutorial, di trasmettere qualcosa, no? Allora, quello che vedrete nel versamento consistenza 3, lucido, vedrete che l'utilizzo puro è è tanta roba, cioè è una vernice molto reattiva, tanto è vero che ci farò un altro versamento sopra. Però attenzione, cioè osservate bene i video quando li guardate perché vedrete che io non farò un altro strato di bianco, semplicemente ci ricolo altro colore sopra e il risultato lo vedrete alla fine. Ok, credo che sia interessante. Mentre in quello satinato c'è una colata unica, ma ho aggiunto un pochino di bianco acrilico, poi invece vedrete una consistenza, cambio consistenza, quindi sempre utilizzo puro, ma una consistenza 4 e ne parliamo alla fine. Io intanto vi lascio alla visione di questi tre versamenti, ci vediamo tra poco.
Rieccoci qui. Allora, avete visto i versamenti, quindi adesso guardiamo, avete già visto anche in realtà i risultati asciutti e come avete potuto osservare il risultato bagnato è in un modo, il risultato asciutto diverso, perché è talmente reattiva che continua a reagire, a trasformarsi anche in fase di asciugatura. Allora, questo è uno. Ok, questo è quello che ha la doppia colatura di colore. Era talmente troppo, non mi piaceva assolutamente. E ci ho ricolato sopra e il risultato secondo me è interessante. Ora, lasciate perdere il centro perché non mi piace, però mi ha già stimolato qualche abbellimento. Siccome ho diverse tele a cui voglio apporre qualche modifica, che voglio un po' modificare perché non mi piacciono, questa sicuramente sarà una di queste, perché qua mi stimola già un po' un paesaggio marino, quindi ho qualche idea di abbellimento, magari faremo un video proprio sugli abbellimenti. Però adesso quello che vorrei farvi vedere invece è questo effetto che a me piace tantissimo invece. Vedete queste bollone, queste belle celle giganti che si sono comunque allungate, però hanno questo effetto un po' spugna, un po' dentritico, vedete, che gli dà molta tridimensionalità. E quindi insomma secondo me è interessante. La versione lucida mi dà soddisfazioni, ma adesso andiamo a vedere anche la versione satinata. Anche qui, anche nella versione satinata, non mi piace il centro, non mi piace assolutamente, ma non lo so, no, questi ring proprio non... anche perché comunque bisogna colare il colore giù dalla tela abbastanza, quindi si tende a deformare molto il disegno centrale, e per cui insomma, poi qui avevo messo un po' di bianco e che si è mischiato col giallo, quindi è diventato questa specie di cratere, di montagna, di nuvola, non so bene cosa sia. Però insomma anche qua adesso vedrò se inventarmi qualcosa, ma la cosa interessante però è che anche nella vernice satinata, a cui ho aggiunto un pochino di bianco acrilico, sempre una consistenza 3, vedete che c'è un po' sempre questo effetto, questa trasparenza, no? Che gli dà tridimensionalità ed è interessante, almeno a me piace, mi piace come effetto cornice. C'è un po' da rivedere il centro, ma l'effetto cornice mi piace. Mentre due parole le spendiamo per la consistenza 4. Allora, avete lasciato un ring con poche celle, ecco il risultato è questo qua. Questa è una consistenza 4 della versione lucida, quindi ehm, avete lasciato un ring rotondo, ma durante la fase di asciugatura ha spinto, vedete che come si sono ingrandite le perle, e ha spinto proprio le parti dove ce n'era di più, hanno spinto il colore verso il centro e hanno un po' deformato l'anello, il disegno ad anello che si è allungato. E un'altra cosa, però, adesso ve le faccio vedere da vicino, vedete che l'effetto è un po' diverso. Questa sembra una medusa, sinceramente queste sembrano proprio delle meduse e voi non le potete sentire, qui no, ma qui è leggermente in rilievo, cioè sentite proprio la ruvidità dei reticoli, cioè queste venature qua si sentono sotto la mano. Quindi anche una consistenza un po' più spessa e interessante, anche perché ricordatevi che questa è la stessa identica vernice, qui è una consistenza 3, quindi un po' più sottile, ma con due versamenti di colore uno sopra l'altro.
Questa è una consistenza 4, mm, con un unico versamento, e abbiamo visto, no, nel video dove vi spiego, dove parliamo delle consistenze, come aumentando la consistenza aumentiamo la stabilità. Quindi sì, forse meno esplosione, una cosa meno particolare, ma il consiglio è, quando utilizzate una consistenza più spessa, di colare bene giù il colore, non lasciate degli strati alti di vernice, perché il rischio è che possa anche crepare, vedete? Però lì l'effetto è interessante, l'effetto mi piace. Cioè dico possa crepare perché inizio a sentire che la vernice qua, soprattutto dove ci sono queste venature, la si sente sotto le mani, cioè risulta, ehm, sì, lievemente in rilievo. Qua no, qua no, qua sì, è perché si vede che qua ce n'era un po' più, boh, l'ho colata in modo che qui è rimasta un po' di più. Per cui vedete, insomma, gli effetti sono diversi. Quindi in questo caso stessa vernice, mm, adesso mi allontano un po' così vedete meglio, stessa vernice ma consistenze diverse, come vedete come gli effetti cambiano, i risultati cambiano. Vernice diversa, quindi cambio la ricetta, ma stessa consistenza. Vi lascio le vostre riflessioni in proposito, ok? Per chiunque si fosse perso il video sulle consistenze, vi consiglio di andarlo a vedere, uno per capire quando parlo di consistenza 1, 2, 3, 4, 5, ma perché davvero vi aiuta a costruire un po' un ragionamento tecnico da applicare alla fluid arte e anche alla tecnica appunto delle perle, perché vedete come a volte cambia di più il risultato cambiando la consistenza piuttosto che cambiando la ricetta. Quindi io spero che vi sia stato utile, che vi portiate a casa qualcosa anche stavolta. Se è così vi chiedo, vi invito di lasciare un like. E a voi non costa assolutamente nulla, ma permette al video di avere maggiori visualizzazioni, quindi stimola me a continuare ovviamente a produrre contenuti gratuiti. E per chi si fosse iscritto, attivate la campanella se volete essere aggiornati sempre sulle nuove uscite. E niente, io vi do appuntamento al prossimo video. Buona settimana!